Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi facciamo la recensione dell'Ishin Trashcan. Il Trashcan fa parte della categoria dei microdroni FPV, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Questo piccolo quadricottero viene venduto con la sua custodia rigida molto pratica per il trasporto e all'interno troviamo tutto l'occorrente per il volo. Infatti abbiamo 4 LiPo HV da 300 mAh, un caricabatterie, un set di accessori che comprende eliche di ricambio, cacciavite, viti, eccetera. Abbiamo anche un manuale di istruzioni molto completo e dettagliato. Il Trashcan ha una diagonale di 75 mm, il suo peso è di 34,2 grammi. Vediamo le specifiche tecniche del Trashcan. I motori sono di tipo brushless 0803 da 15.000 kV e supportano batterie da 1 a 2 celle. Le eliche sono quadripala da 40 mm. Il flight controller ha processore F4 con giroscopio MPU6000. Abbiamo anche l'OSD integrato per vedere sugli occhiali tutte le informazioni necessarie al volo, come segnale RSSI, carica della batteria e tanto altro. Il flight controller integra 4 ESC necessari per far girare i motori senza problemi. Gli ESC sono da 6A1 con un picco di 7A per 3 secondi. Il firmware è di tipo BLLS e supporta il protocollo di SHOT 600. Questi ESC sono completamente configurabili tramite BLL Suite. Se avete bisogno di aggiornarli potete seguire il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra o il link in descrizione. Sempre integrato sul flight controller abbiamo anche la ricevente. In fase di acquisto possiamo scegliere tra i 3 modelli più diffusi, ovvero FrSky, FlySky o Spectrum. La ricevente integrata è AF-HDS2A per FlySky e D16 per FrSky, quindi abbiamo il pieno supporto per il FlySafe in entrambi i modelli. In alternativa abbiamo anche a disposizione una versione del flight controller senza ricevente, in questo caso bisogna aggiungerne una esterna. Possiamo scegliere una qualsiasi ricevente con protocollo seriale, come una XM Plus, una 8S o anche una ricevente per Crossfire, se avete questo modulo. La VTX è da 40 canali, suddivisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. La potenza è regolabile a 25, 100 o 200 mW. Il connettore è di tipo UFL, quindi se vogliamo è possibile sostituire l'antenna della VTX. Abbiamo anche la funzione Smart Audio, in modo da poter fare tutte le regolazioni tramite l'OSD. La videocamera è una Caddx EOS 2 con sensore CMOS da 1/3. La risoluzione è di 1200 TVL e il formato è NTSC. La lente è da 2.1 mm. Come abbiamo detto vengono fornite in dotazione 4 batterie ad una cella da 300 mAh. Possiamo scegliere se usarle una alla volta e fornire la potenza di una cella o collegarne 2 in serie per avere a disposizione una batteria a 2 celle. Io consiglio di usare solo una batteria in ambienti interni e passare alle 2S quando siamo all'esterno. Per utilizzare le 1S usiamo questo adattatore che viene fornito in dotazione, poi colleghiamo la batteria nell'altro connettore. Come vedete il Trashcan non è studiato per alloggiare batterie 1S. Comunque potete usare uno spessore o un elastico per bloccarla. Se vogliamo usare le 2S utilizziamo entrambi i connettori. In questo caso la batteria rimane più stabile e fissata al frame. Un'altra simpatica aggiunta è questa striscia LED posizionata nella parte superiore. Colleghiamo ora il quadricottero al PC per vedere la configurazione. Se questo è il vostro primo drone dovete scaricare il Betaflight Configurator, vi lascio il link in descrizione. Se dopo aver scaricato il Betaflight Configurator non riuscite a collegare il Trashcan, significa che c'è un problema con i driver del flight controller. In questo caso potete seguire la mia guida per installare i driver, cliccando la scheda in alto a destra o il link in descrizione. Una volta che ci siamo connessi a Betaflight, la primissima cosa da fare è il bind. Andiamo nel tab CLI. Ora spostiamoci sulla Taranis. A pagina 2 assicuriamoci che mod sia impostato su D16. Adesso posizioniamoci su BND e premiamo Enter. Ora scegliamo canale 1.8 Telemetry On e premiamo Enter. Sentirete questo suono.
Ritorniamo sul tab CLI, digitiamo bind e premiamo Enter. Ora premiamo Enter sulla Taranis. Come vedete i LED del drone hanno smesso di lampeggiare, questo significa che il bind è ok. Quindi clicchiamo su Disconnetti. Possiamo connetterci di nuovo. Andiamo subito nel tab Receiver per configurare la nostra radio. Come vedete di default la mappa dei canali è impostata su Taer 1234, questa configurazione non va bene né per la Taranis né per la FlySky. Quindi clicchiamo su FrSky Futaba e clicchiamo Save. Facciamo una prova con gli stick e vediamo se è tutto ok. Il Trashcan è pienamente compatibile con il segnale RSSI, io l'ho impostato nell'AUX numero 5. Se non sapete come configurare l'RSSI vi rimando al tutorial che ho già realizzato in precedenza e funziona perfettamente anche per il Trashcan. Lo trovate cliccando il tab in alto a destra o seguendo il link in descrizione. Dopo aver settato il radiocomando possiamo continuare con Betaflight. Comunque il Trashcan è già ben configurato di fabbrica e le modifiche da fare sono minime. Per quanto mi riguarda ho tolto solo l'opzione Motor Stop nel tab degli ESC, questo perché preferisco che le eliche inizino a girare non appena armato il quad. Un'altra funzione che ho impostato sono gli ESC come beeper, in questo modo gli ESC mandano un impulso che fa suonare il motore. Questa caratteristica è molto utile in quanto il Trashcan non ha installato un buzzer. Se lo perdiamo possiamo aiutarci col buzzer degli ESC per trovarlo. Sarà necessario anche impostare una switch nel tab mode, vediamo subito come fare. Scorriamo verso il basso, poi su beeper clicchiamo add range. Qui lascio così. Poi aggiungo l'AUX che voglio usare per far suonare il quad. Per la configurazione del Trashcan su Taranis va bene l'AUX 4. Quindi clicchiamo su Save. Per finire andiamo nel tab dell'OSD. Di default troviamo a schermo svariate informazioni, io preferisco avere un approccio minimal e tenere solo lo stretto indispensabile. Per me RSSI, tensione della batteria, firma e allarmi sono sufficienti, quindi deseleziono il resto. Per ora le configurazioni possono bastare, chiudiamo Betaflight. In conclusione possiamo dire che l'Ishin Trashcan è uno dei microdroni più interessanti del momento, che sta catturando l'attenzione degli appassionati per le sue caratteristiche di volo. Buona anche la dotazione a corredo come batterie, caricatore e valigetta rigida per il trasporto. La possibilità di usarlo con batterie a una cella o a 2 celle lo rende molto versatile. Nei prossimi video vedremo come si comporta in volo. Questa era la mia recensione dell'Ishin Trashcan. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.